Nello scorso episodio abbiamo visitato Udisval, mentre oggi siamo già sulla strada diretti sempre verso nord. Ma invece di percorrere la strada più diretta E4, preferiamo avventurarci sulla Kungswagen, che segue la costa a est affacciata sul Golfo di Botnia. Questa strada ci permette di viaggiare attraverso le foreste di pino, che in questa zona sembrano essere infinite, e riusciamo ad apprezzare anche i numerosi piccoli villaggi che sono sorti negli anni lungo la strada. Le poche case che incontriamo sono abitate da piccole comunità che si occupano prevalentemente di pesca, allevamento e agricoltura. Ma lungo il percorso vi sono anche numerose piazzole con tavoli e panchine dove potersi fermare per un picnic all'aria aperta. Vi sono anche interessanti cartelli informativi che invitano a raccogliere le bacche offerte dal bosco, i mirtilli neri o rossi, che notiamo essere molto abbondanti e davvero gustosi. E così anche noi, che siamo golosi, ne raccogliamo un po' da mettere sul gelato. Feel the summer breeze, taking my time to align all the thoughts in my head. If you need me, I'll be waiting for you. If you want me, nothing I wouldn't do. I hope you're feeling it too. Will you take my hand so we can run away? Save our problems for another day, yeah. I know in the end it'll be okay. It's you and me, girl, there's no other way, yeah. Yeah, I need you to promise that you'll stay. Sunlight, dearest sunlight, I can't find my way out of the womb. Something in me feels like all of... Riprendiamo la strada e ci accorgiamo che è arrivata l'ora di pranzo. E quindi raggiungiamo la costa e scegliamo una bella piazzola vista mare, come si dice, pane panorama. Open my heart to this world. Open my heart to this world. Lungo la Kungswagen le piazzole sono molto frequenti e vorremmo fermarci più spesso. In alcuni punti, però, i nostri occhi non possono raggiungere tutta la bellezza di ciò che ci circonda e così ci facciamo aiutare da ciò che può alzarsi in volo e ci permette di vedere oltre le fitte barriere del bosco. Tall, falling, flawless, so beautiful. I hope you know the flower you take an angel. I hope you know the nights are restless, cruel and pain. Thoughts are killing me. I hope you know the raging anger, sense of blame. I hope you know, I hope you know, I hope you know. These are feelings driving me away. E anche per oggi è arrivata l'ora di cercare un posto per la notte e così ci fermiamo a Galstrom, un'area di sosta gratuita che purtroppo non ha molti posti. Ma oggi noi siamo fortunati e possiamo parcheggiare ancora una volta in mezzo alla natura con una bellissima vista mare.
Già dal 1600 Galveston era uno dei porti principali del Mar Baltico e al posto dell'area di sosta camper c'era un cantiere navale. Dalle miniere della zona arrivava con la ferrovia moltissimo materiale di ferro che veniva caricato sulle chiatte da gru come quella che vediamo e poi trasportato anche all'estero. Le chiatte venivano spostate via mare da rimorchiatori come Ophelia già dal 1800. Al mattino lasciamo questa spettacolare area che ci ha accolti per una notte tranquilla. Qualora non troviate posto nella piazzetta fronte mare, vi segnaliamo che lungo la strada di accesso ci sono altri spazi tranquilli dove poter pernottare per una notte. Percorriamo ancora pochi chilometri sulla Kunstwagen, in mezzo a boschi e piccoli villaggi di pescatori, per arrivare a Sundsvall, una delle maggiori città sul Golfo di Botnia. Dopo l'incendio del 1888 che rase al suolo la città, si decise di costruire in pietra le vecchie case. Questa scelta creò un divario sociale fra le famiglie ricche, che potevano avere una casa in pietra, e le famiglie povere, che dovettero accontentarsi di vivere ai margini della città ricostruita. In ogni modo, questi spettacolari edifici in pietra, costruiti dopo l'incendio, donano ancora oggi un aspetto signorile al centro della città e alla sua piazza principale, dominata dalla statua del re Gustav Adolf II. La Gustav Adolf Kirche si fa notare per l'incredibile altezza di 81 metri del suo campanile ed è l'ultima ricostruzione, poiché quella precedente fu distrutta dal terribile incendio del 1888. Il Kulturmagasinet è il frutto di una straordinaria idea di riqualificazione di alcuni vecchi magazzini vicino al porto di Sundsvall, che sono stati collegati tra loro da una copertura in vetro e acciaio, creando un unico edificio. Già all'ingresso troviamo la biblioteca comunale, un altro ampio spazio dedicato alla cultura. Salendo al secondo piano è possibile ammirare il risultato dell'opera di recupero di questi vecchi edifici e il tetto in vetro dona al complesso una bellissima luce. Dalla passerella poi si accede ad un piccolo museo che raccoglie molti oggetti della storia e della cultura di questa città, compreso un poster dedicato all'incendio del 1888 che vuole ricordare a tutti quel tragico evento che ha segnato la storia della comunità di Sundsvall. Da Sundsvall costeggiamo ancora il Golfo di Botnia per arrivare ad Arnosand e la sua piazza principale, decisamente molto ampia, viene usata per feste ed eventi cittadini, come lo dimostrano alcune installazioni colorate per sedersi a socializzare, mentre alcuni banchetti permettono ai bambini di cimentarsi nell'attività di vendita.
cercavamo l'ufficio turistico, scopriamo che l'Info Point si trova all'interno della biblioteca di Arnosand. Come altre volte abbiamo notato, in Scandinavia le biblioteche si trovano spesso in edifici moderni, molto accoglienti, funzionali e aperti a tutti. Anche i bambini hanno un loro spazio per giocare e noi abbiamo ricevuto preziose informazioni turistiche. Con una breve passeggiata dal centro città si può arrivare al museo Västernorrland, che ha una sezione all'aperto con ben 80 edifici in legno che vanno dal XVIII al XX secolo e che rispecchiano tutte le caratteristiche del nord del paese. Guardando questi edifici, tutti autentici, immaginiamo come fosse la vita degli abitanti svedesi di 2 secoli fa. Ma quello che ci ha stupito di più è l'edificio bianco con la torre dell'orologio che era al municipio di Arnosand nel 1700 ed è sopravvissuto ad incendi e attacchi russi. Inoltre è incredibile che gli edifici di questa piazzetta siano stati trasportati qui da camion senza essere smontati. Ma in questa città non mancano ampi spazi verdi che arrivano fino al porto, dove è possibile parcheggiare il camper e pernottare senza problemi, senza servizi, ma gratuito e molto tranquillo anche di notte.